Ecco quanto ho speso per un weekend a Parigi con questa vista. Ovviamente ve la faccio vedere dopo. Prepariamo lo zaino, si parte. Aeroporto di Capodichino, partiamo da Napoli e prima cosa ovviamente colazione. 9,40 € per 2 persone. Tutto il viaggio e tutte le spese sono appunto calcolate per 2 persone. Beccatevi sta vista del Vesuvio dall'alto che è veramente strafiga, posso dire. E assolutamente non credevo che fosse talmente grande la Torre Eiffel da vederla addirittura dall'aereo, ma vabbè, poi la andremo a vedere anche da vicino. Aeroporto di Parigi, prenotiamo subito un Uber, spesa 30,58 €. Giusto una quindicina di minuti di auto per arrivare in hotel. E questi negozietti sono veramente carini. L'hotel in questo caso si chiama Mercury Hotel, che è veramente stupendo, c'è poco da dire, soprattutto l'ho scelto per la posizione, ma dopo andiamo a vedere quanto ho speso. Ovviamente dobbiamo fare un room tour, come si può andare in un hotel e non fare il room tour? Quindi partiamo dal bagno, non c'è il bidet, prima cosa. Doccia veramente spaziosa e mi piace anche, devo dire, molto bella anche il lavandino. Ok, vabbè, solita cosa, il bagno, cioè cosa vogliamo dire del bagno, parliamoci chiaro. Spesa dell'hotel 231 € senza spese aggiuntive, dopo vi faccio vedere, bibite comprese. Vabbè, qua abbiamo tutta la sezione dei caffè, Nespresso, figo. Questo sono io, ovviamente. Stanza bella grande. Stanza veramente bella, piccola però veramente bella, con tutti i comfort ovviamente. Stiamo parlando di un hotel 4 stelle, ma soprattutto l'ho scelta per una cosa, ovviamente la posizione sì, ma la vista sulla Torre Eiffel, che vabbè non si vede completamente, però cioè, raga, è veramente bellissima. Abbiamo la metro a 2 passi, quindi la possiamo usare. Spoiler, non la usiamo. 20 € aggiuntivi solo per la vista e 6 € di tasse. Comunque sia, non abbiamo pranzato, siamo in giro alla ricerca di cibo. C'è un negozietto che vende fromage, ma non mi sembra il caso. Ehi, siamo in Francia, cibo tipico, cosa possiamo mangiare a pranzo? Cipotle, 34,45 €, ovviamente sempre per 2 persone. Siamo andati in un centro commerciale e abbiamo mangiato messicano. Ottimo. All'uscita del centro commerciale c'era questo cioschetto, diciamo così, dove vendevano macarons che erano veramente squisiti. 2,50 € alla faccia, però veramente buono. Molto buono. Anche se 2,50 € però buono. Facciamo una bella passeggiata lungo la Senna dove ho visto quelle barche da lontano che, ma adesso vi faccio vedere da vicino, cioè praticamente erano delle case sull'acqua. Adesso non so se si fittano o cosa, ma comunque cioè avevano proprio il giardino. Questo c'ha l'albero di Natale dentro, per farvi capire. Strani sti francesi. Comunque tutto veramente bellissimo. Questa c'è una canna fumaria, cioè non lo so, c'ha un camino dentro, un forno per le pizze, vabbè. Giardino a 2 piani addirittura, più grande di casa mia. Ed ecco lì ce n'è un'altra. Comunque vabbè, ce ne sono un bel po' comunque. Ovviamente, visto che abbiamo soltanto 2 giorni di tempo, cosa facciamo? Ci dirigiamo verso la Torre Eiffel, credo che sia una delle prime cose da visitare. Che poi, per il periodo in cui ci siamo andati, che era non mi ricordo, il tempo era, cioè abbiamo preso una bella giornata, raga, a parte il vento, però bella giornata, dai. Un po' di freddo c'era, sì, ma... E siamo arrivati finalmente alla Torre Eiffel, che è veramente enorme, cioè raga, veramente gigantesca. Intanto sto tutto così perché c'ho il microfono così, non lo so perché, ma comunque era veramente enorme, cioè dal vivo, che effetto pazzesco. Qua addirittura i turisti avevano preso una guida dove gli facevano da guida con i VR, con i visori, ma cioè che cazzo, Torre Eiffel, lì ti metti il VR, ma vabbè. Altra cosa da dire è che non siamo saliti sulla Torre Eiffel, ma l'abbiamo visitata solo da fuori. Comunque sia, c'era una fila veramente incredibile, quindi non avremmo potuto visitare ulteriori cose, ma comunque ci ritornerò in Francia e salirò sulla Torre Eiffel. Camminando decidiamo di noleggiare un'auto, quindi puntiamo per una McLaren, oppure no. Ma che raga, ma quale McLaren? Cioè qua c'era sto negozio con un'auto da tipo 300.000 €, ma che cazzo.
Altra tappa, Arc de Triomphe, non so come cazzo si pronuncia, comunque sia carrettino delle crepe veramente molto figo, infatti poi ci è venuta voglia di assaggiare una crepe e dopo ci andiamo, comunque bellissimo anche questo, ma veramente mi è piaciuto veramente tantissimo Parigi in generale. Comunque ci sediamo, una crepe e due caffè, anzi nemmeno, un caffè, due crepe e un caffè è spesa. Adesso vi faccio vedere lo scontrino perché solo il caffè tipo 5 euro, 5,20 €, comunque spesa totale 18,80 €. Dopo una giornata infinita a camminare, guardatevi sta vista di sera della Torre Eiffel. Ovviamente le luci sulla Torre Eiffel erano in onore dell'Ucraina, quindi erano gialle e blu, però veramente bellissime. Sempre durante sera abbiamo deciso di passare, abbiamo deciso di dare un'occhiata al Louvre, ma anche qui non siamo riusciti ad entrare perché capite bene che tra orario e file, code da fare, non potevamo visitare anche le cose all'interno e così, quindi abbiamo fatto più un tour generale delle cose da fare. Ovviamente orario di cena, scusatemi ho saltato qualche registrazione, ma orario di cena, altro cibo tipico, McDonald's, dove avevano queste patate che sinceramente in Italia non le avevo mai viste, ma anche all'estero è la prima volta che le becco le patate così, infatti ho deciso di assaggiare. Devo dire che sono veramente veramente buone, mi hanno stupito. Altro panino che non ho mai visto con cipolla, cetriolini, non l'avevo mai visto, il nome non me lo ricordo, ma comunque era tipo Mac Royale, una roba del genere, buonissimo, sinceramente buono. Tornati in stanza, cioè guardate qua che vista, veramente stupenda, comunque è veramente bella. Devo dire che, detto sinceramente, è bella la cosa del fascino della Torre Eiffel, dell'atmosfera, di tutto il resto, più che proprio in sé per sé, perché cioè, parliamoci chiaro, è un pezzo di ferro, però quell'idea di Parigi, quell'effetto che fa, le luci, cioè veramente stupendo. Mattina seguente non abbiamo fatto colazione in hotel, anzi siamo scesi e abbiamo visto che di fronte al nostro hotel c'era il mercato tipo della domenica, che era veramente bello, veramente carino. Infatti ho fatto il video per tutto il tempo con la GoPro come un coglione a camminare con la GoPro in mano e registrare, e vabbè ci sta, da turista. Quindi come vi dicevo non abbiamo fatto colazione, siamo andati in cerca di cibo ovviamente. Colazione da fare, dovevamo assaggiare un croissant, 7,80 € per due croissant. Anzi no, vi sto dicendo una cazzata, perché erano due croissant e due pain au chocolat, molto molto buoni. Il croissant era veramente qualcosa di stupendo, di mitologico, buonissimo. Ma non ci siamo arresi perché sono un porco e non potevo fare colazione con il croissant senza cappuccino, quindi cosa ho deciso di fare? Andiamo in un bar, facciamo un'altra colazione con croissant e cappuccino. Mi sembra giusto? Sì, sembra molto giusto, quindi ci fermiamo, colazione, cappuccino gigante e croissant, anche qui molto buono. Quello di prima era di una pasticceria molto rinomata, era più buono ma di poco. Quindi prendiamo la metro, direzione che non mi ricordo, con questi biglietti che erano veramente piccolissimi, cioè li perdevi solo a guardarli, e macchinette del caffè super tecnologiche, cioè mi sono fatto un caffè solo per provarla perché era veramente figa, ma vabbè, mi emoziono per una macchinetta del caffè. Ho problemi? Sì. Scendiamo una fermata che no, non è la nostra ovviamente, però ci imbattiamo in questa mostra d'arte all'aperto, che era sinceramente bellissima. Ci ha fatto molto piacere perderci perché era veramente carina. Quindi ritorniamo in metro e andiamo di nuovo, proviamo ad arrivare alla nostra destinazione di base. E quindi appena arrivati, la metropolitana piena di scale, cioè questa metropolitana aveva tipo 180 scalini, una roba simile, se mi ricordo ve lo scrivo da qualche parte. Ovviamente dopo le scale della metropolitana ancora scale, ma tranquilli perché è tutto normale. Una volta arrivati in cima ovviamente c'era una vista veramente bellissima e facciamo una bella passeggiata a Place de Tertre, ovviamente che io non so mai pronunciare. E qui appunto dove quella via, no, dove ci sono tutti gli artisti, ma starete vedendo, cioè veramente bellissimo, devo dire, veramente fantastico. Comunque veramente bellissimo, sia l'atmosfera sia tutto, cioè devo dire meraviglioso.
e facciamo un'altra passeggiata fino ad arrivare al Moulin Rouge, che è veramente bello. Ovviamente anche qui abbiamo visto da fuori, eccetera. E l'unica cosa tipica che abbiamo mangiato a pranzo in 2 giorni era questa baguette, che però devo dire meritava perché era veramente buono. Ho preso anche quest'altro cosettino carino. E mentre eravamo qui a mangiare abbiamo acchiappato una manifestazione, però dai, ci sarà tipo contro la guerra, tipo tutte queste robe, bellissimo così. Prima di prendere l'aereo ci fermiamo, ultima tappa. Ovviamente da fuori abbiamo visitato Notre Dame, che devo dire veramente bellissimo. Di fronte c'era una gradinata dove potevi metterti anche lì ad ammirare o comunque ad ascoltare un'audioguida, e devo dire veramente bellissimo. Dopodiché non ce l'ho fatta più perché eravamo veramente esausti. Abbiamo preso un Uber, siamo tornati in hotel, aspettato un pochino per appunto riessere poi accompagnati in aeroporto, perché avevamo lasciato le valigie in hotel. Ha un senso questa cosa, ma non vi preoccupate, dopo vi lascerò ovviamente le relative spese. Abbiamo preso l'aereo, siamo tornati a Napoli, ma quanto ci è costato appunto questo weekend a Parigi? Possiamo dire senza privarci di nulla, ovviamente, ricordo, senza fare tante visite, guide e tutto il resto, però quanto ci è costato appunto senza privarci di, diciamo, un hotel abbastanza lussuoso, dove appunto c'era una vista che se la fanno pagare, parliamoci così, e tutto il resto. Ho speso in totale per questo weekend per 2 persone a Parigi. Quindi, conclusioni finali. Quanto ho speso in 48 ore a Parigi? Andiamo subito a vedere. Di hotel ho speso 231 euro più 20 euro appunto per la camera con vista, più 6 euro di tasse, quindi 257 euro. Per i mezzi, quindi Uber e per quella mezza volta che abbiamo preso la metropolitana, circa in totale 58,57 euro. Mentre per il cibo, come avete visto, non abbiamo assaggiato tante cose tipiche così, ma più sfizi, fast food, eccetera, quindi 116,45 euro di cibo. Spese varie, una decina d'euro, diciamo, nemmeno poi così tante. Per il volo invece 855 euro. Tutto questo ovviamente per 2 persone, e il volo è costato un po' troppo, considerando che era un weekend così, cioè prenotato diciamo quasi una settimana prima, proprio perché ci volevo andare. Ho detto vabbè, non badiamo a spese, quanto viene, ci voglio andare, per un totale complessivo di 1297 euro in 48 ore. Devo dire che è stato veramente bellissimo, ne valsa la pena. Però ovviamente si può andare anche a visitare Parigi, diciamo così, in modo come l'abbiamo fatto noi, veramente secondo me riuscendo a spendere anche la metà, sì, tralasciando la parte ovviamente hotel e aereo, per quanto si possa trovare magari qualche volo in offerta, eccetera. Comunque sia, secondo me con la metà si riesce tranquillamente a fare 2 giorni a Parigi, non dico un terzo, ma giù di lì. Fatemi sapere anche voi dove passereste qualche weekend, magari posso prendere spunto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!